Ciao, sono Davide e questo è HoloHelp. HoloHelp nasce con l'obiettivo principale di cercare di aiutare quanto più possibile l'utente che sta utilizzando questo tipo di applicazione. L'idea nasce con l'obiettivo di fornire in realtà aumentata, tramite Microsoft HoloLens 2, delle informazioni in real time su come si utilizza un determinato oggetto osservato. Per fare ciò è stato utilizzato Microsoft HoloLens 2, un visore in realtà aumentata di Microsoft, utilizzato nel mio caso come fonte di acquisizione dati, tramite cui sono state prelevate informazioni relative al tracciamento oculare e da cui verranno forniti in output dei feedback di tipo audio e video in base all'oggetto osservato. Il tool è un prototipo ed è stato pensato per delle categorie ben precise. Tra queste troviamo persone come operai, per le quali può essere importante dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, persone con disabilità, per le quali può essere fondamentale dal punto di vista riabilitativo, e anziani o bambini, per le quali può essere fondamentale dal punto di vista didattico o assistenziale. La soluzione prevede quindi tre principali step. Il primo riguarda l'acquisizione di dati, sono quindi stati prelevati e scaricati delle foto da un dataset di immagini. Il secondo prevede la creazione di un modello di predizione personalizzato, cercando di seguire quindi quell'insieme di task di machine learning relativi al training, alla validation e al test del modello. Infine, l'utente potrà osservare l'oggetto di cui non ne conosce l'utilizzo per cercare di riceverne informazioni chiave e capirne l'utilizzo. L'acquisizione delle immagini viene fatta tramite Coco, un dataset che contiene centinaia di migliaia di immagini, dal quale sono state prelevate più di 1000 immagini relative ad alcune classi specifiche. Le classi utilizzate sono oggetti di uso quotidiano, come ad esempio lavandino, cellulare, laptop o coltello, oggetti per i quali molte persone potrebbero conoscerne l'utilizzo e molte altre invece no. L'idea è quella di fornire delle informazioni chiave per persone che potrebbero averne necessità. Il modello è stato creato tramite Microsoft Azure Custom Vision, un servizio di proprietà Microsoft per il quale è stato necessario collegarsi tramite API e allenare e testare le immagini precedentemente scaricate. L'applicazione quindi segue 4 principali passi. Il primo è quello di pronunciare la parola chiave HoloHelp, che tra l'altro è il nome del tool. Una volta fatto ciò, HoloLens scatterà una foto e salverà quelle che sono le coordinate relative all'oggetto che l'utente sta osservando. Subito dopo verrà fatta una richiesta tramite API al servizio di Custom Vision, il quale restituirà la classe relativa all'oggetto osservato. Infine verrà fornito un feedback di tipo audio e video in base all'oggetto che l'utente sta osservando. Questo è un test del modello. Si nota come una volta pronunciata la parola chiave HoloHelp, il modello di predizione riconoscerà l'oggetto che l'utente ha di fronte e restituirà tramite delle infografiche delle informazioni chiave su come utilizzare quell'oggetto che l'utente ha di fronte. Il tool è un prototipo e come tale ci sono diversi sviluppi futuri che possono essere apportati. Il primo riguarda il training del modello, che può essere migliorato caricando più immagini al modello di predizione personalizzato, in modo tale da cercare di evitare problemi come falsi positivi o falsi negativi. Il secondo riguarda l'esportazione del modello di predizione personalizzato. L'idea è quella di cercare di evitare una connessione ad internet che al momento invece è necessaria. Ed infine il tool potrebbe tranquillamente diventare un dispositivo medico, soprattutto se affiancato a figure autorevoli come dottori o personale sanitario, in modo tale da renderlo un dispositivo medico utile per il campo della riabilitazione e della prevenzione e la sicurezza sul lavoro.